Quello di Ruth è un vero gioiellino, uno dei libri più brevi ma più intensi dell'Antico Testamento, un libro pieno di sorprese. È il libro che parla di una donna, la prima grande sorpresa. In fondo molti pensano che il testo biblico sia un testo, se vogliamo, maschilista, violento, un testo che va contro le altre popolazioni. Questo è in parte vero, ma il testo biblico è un testo pieno di sorprese. Ruth, Moabita, che narra la storia di colei che diventerà progenitrice di Gesù, che comparirà nella genealogia di Gesù, accanto alle altre donne e alla fine della stessa Maria. Il libro di Ruth è il libro di una donna e per lo più è il libro su una donna straniera. Un midrash ebraico commenta così: Ruth è più grande del nostro padre Abramo, perché se Abramo fu chiamato dal Signore, Ruth di sua volontà pose la sua vita sotto le ali di Dio. Il libro di Ruth è formato da 4 capitoli. È una lettura agevole che conquista immediatamente il lettore. È la storia di una famiglia che per una carestia, la famiglia di Noemi, l'altra grande protagonista del libro, lascia la terra di Canaan e va nella terra di Moab. Qui i suoi 2 figli prendono moglie, 2 donne moabite, Orpa appunto e Ruth. Quando i 2 figli di Noemi muoiono in circostanze drammatiche, ecco che Noemi saluta sia Orpa che Ruth e le invita a rimanere nella propria terra quando lei ritornerà nella terra di Canaan. Orpa accetterà l'invito della propria suocera, mentre Ruth invece, in una scena che è giustamente diventata famosa e che vedete dipinta dietro le mie spalle, sceglierà di ritornare insieme con Noemi nella terra di Canaan. Nel prosieguo del libro, nei restanti 3 capitoli, possiamo leggere la storia di Noemi e di Ruth. Sarà appunto l'astuta Noemi che architetterà un piano per aiutare Ruth a trovare il marito, quel marito che non sarebbe dovuto essere Boaz, ma un altro parente più stretto secondo le leggi di Israele, con uno stratagemma che appunto le 2 donne architetteranno. Alla fine Ruth convolerà a nozze con Boaz e Boaz e Ruth entreranno di diritto nella storia della salvezza, nella storia della genealogia di Gesù, così come è scritto nel Vangelo di Matteo. Il libro di Ruth è un libro, abbiamo detto, agevole, circondato da un'atmosfera che qualcuno ha definito quasi fiabesca. Qualcun altro ha parlato di atmosfere che ricordano il famoso film L'albero degli zoccoli. È un'atmosfera campestre in cui la festa del raccolto è una festa corale, in cui la carestia e poi il ritorno in questa terra di Canaan e la ricerca di una nuova vita matrimoniale hanno il sapore di storie antiche. Eppure questa storia nasconde un tentativo teologico straordinario. Strano libro è la Bibbia. Il Salmo 60 mette queste parole in bocca a Dio: Moab è il bacino per lavarmi. Eppure nella Bibbia c'è un libro che parla di una donna straniera, una donna di Moab. Questa donna diventerà la progenitrice di Davide e la progenitrice di Gesù. Se la storia di Ruth e di Noemi conquista subito il lettore, non meno importante, direi per certi versi ancora più importante, è l'idea teologica che ispira il libro. Ruth è una donna ed è una donna straniera. Eppure a lei viene tributato questo libro. È un libro che non nasconde l'origine del santo re Davide, che è stato generato da una donna moabita, e soprattutto non rifiuta la straniera, lo straniero, e non rifiuta il matrimonio con una donna straniera. Ecco, questa idea è di straordinaria importanza
e ce l'ha all'epoca di Ruth e di Noemi, all'epoca di Davide, e ce l'avrà anche nell'epoca in cui il libro, ci dicono gli storici, viene redatto in maniera definitiva. La collocazione storica è nel V secolo, quella di un Israele che ritorna dopo la devastazione dall'esilio. Bene, gli storici ci dicono che presente in quel periodo è la tentazione di chiudere un paese dall'influenza di religioni e di popoli stranieri, di vietare la presenza e soprattutto il matrimonio con altre popolazioni, vietare in una maniera così drastica i matrimoni misti. Il libro di Ruth, dunque, così come per certi versi il libro di Giona, introduce all'interno della storia di Israele una teologia ampia, una teologia universale che cerca di vedere il bene, la rivelazione di Dio anche e soprattutto nello straniero che viene accolto. La parola che affido alla vostra lettura è la parola che è il centro di questo libro. È la parola che Ruth rivolge a Noemi quando Noemi vuole salutarla e vuole rimandarla a casa. Orpa lo farà. Ruth pronuncerà queste parole straordinarie. Dove andrai tu, andrò anch'io. Dove ti fermerai, mi fermerò. Il tuo popolo sarà il mio popolo, il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morirai tu, morirò anch'io e vi sarò sepolta. Solo la morte mi separerà da te. Ruth è il primo grande libro in cui Israele impara a conoscere che il proprio Dio è presente anche al di là dei confini di Israele. Buona lettura.